Babilonia sta cadendo. L'arcivescovo Viganò rivela informazioni cruciali sul defunto Papa Francesco. Prima della traduzione, per chi è interessato, informo che attraverso la preziosa pagina Indice alfabetico, link nella descrizione del video, fra le oltre 3500 voci trovate altri video interessanti di Viganò. Sentitevi liberi di divulgare, diffondere o ricaricare il video sui vostri social. Grazie. L'arcivescovo Carlo Maria Viganò pubblica una feroce risposta alla notizia della morte di Papa Francesco. Dovrà rispondere dei crimini che ha commesso. L'arcivescovo Carlo Maria Viganò è stato un frequente critico di Papa Francesco durante il suo pontificato. Viganò si è spesso espresso contro il sostegno del Papa alle frontiere aperte e al socialismo. In risposta alle sue costanti condanne, Papa Francesco lo ha scomunicato nel luglio 2024 per Scisma. L'arcivescovo Viganò si è schierato contro la distruzione della Chiesa, i mandati per il Covid che hanno schiacciato i diritti individuali in tutto il mondo e le elezioni rubate. Ha accusato il Papa per le sue azioni distruttive contro la Chiesa e altri, come il sostegno al World Economic Forum. Per questo è stato scomunicato dalla Chiesa Cattolica. Lunedì, dopo la morte di Francesco, Carlo Maria Viganò ha pubblicato un feroce rapporto sul dominio di Francesco sulla Chiesa Cattolica. Viganò non si è tirato indietro. Ecco il suo tweet. Nel 2018 Eugenio Scalfari riferì le parole che Bergoglio gli avrebbe confidato a proposito della sua visione dell'aldilà. Le anime peccatrici non vengono punite, quelle che si pentono ottengono il perdono di Dio e vanno tra le fila delle anime che lo contemplano, ma quelle che non si pentono e non possono quindi essere perdonate scompaiono. Non esiste un inferno, esiste la scomparsa delle anime peccatrici. Questi farneticamente ereticali si oppongono direttamente alla fede cattolica, la quale ci insegna che esiste per tutti un giudizio particolare, cui Bergoglio non ha potuto sottrarsi. La sua anima non è dunque scomparsa né si è dissolta. Egli dovrà rendere conto dei crimini di cui si è macchiato, primo fra tutti l'aver usurpato il soglio di Pietro per distruggere la Chiesa cattolica e perdere tante anime. Ma se questo non papa e antipapa non potrà più nuocere al corpo mistico, non di meno rimangono i suoi eredi, gli eversori che egli ha invalidamente creato cardinali e che da tempo si organizzano per assicurare un continuatore della rivoluzione sinodale e della destrutturazione del papato. A dar loro manforte accorrono i cardinali e i vescovi conservatori che si sono ben guardati dal mettere in discussione la legittimità di Jorge Bergoglio. È su costoro che grava la maggiore responsabilità per tutti gli esiti del prossimo conclave. Arcivescovo Carlo Maria Viganò, 21 aprile 2025. La quarta rivoluzione teorizzata da Klaus Schwab nella famiglia della finanza internazionale trova in Bergoglio non uno spettatore neutrale, cosa che sarebbe già di per sé inaudita, ma un cooperatore zelante che abusa della propria autorità morale per sostenere ab extra, al di fuori della Chiesa, il progetto di dissoluzione della società tradizionale, mentre ab intra, all'interno della Chiesa, persegue il progetto di demolizione della Chiesa per sostituirla con un'organizzazione filantropica di ispirazione massonica. È scandaloso. Questo vale per entrambi, mondo civile ed ecclesiastico, a conferma dello scenario di scontro, la cospirazione criminale tra il Deep State e la Deep Church. Mi sembra che in questa cospirazione il ruolo del gesuita sia stato decisivo. Non è un caso che per la prima volta nella storia un religioso della Compagnia di Gesù si sieda sul trono di Pietro.